Hey everyone, welcome back to the channel. We've reached the final stretch of the Alternate Destiny series. After years of following this long project together, after countless mysteries and all the anticipation, it's finally time to bring everything into focus. And I really needed this video to explain a bit about this character, Virginia Eurys. Her background, her role, her purpose. Let's start again from the key moment of the latest episode. The Seed team finds itself vulnerable, not only because it's heading toward an era full of unknown dangers, but also because it lacks two essential members, Squall and Rinoa. When they arrive at Adia's house, the symbolic place of their friendship and the starting point of their journey, they meet Virginia, who claims she wants to guide them onto the right path toward the future. At that point, Zell, Irvine, Selphie, and Quistis reveal they no longer trust her, especially after seeing Ultimecia in Rinoa's body, wielding a weapon strikingly similar to Virginia's. So just as Squall had done at the end of Season 3, the rest of the team starts to think Virginia is not who she claims to be. Not just a talented 16-year-old raised at Galbadia Garden. The red-haired girl finally decides to tell the whole truth. And shockingly, Virginia is not Ultimecia. Instead, we discover that among the two disembodied voices heard in a forest from another dimension, the less wise one, the voice on the left, has always been Virginia's. She reveals that the gems on her weapon are in fact crystals capable of shaping the course of Seed's story, the destiny as we know it, reigning from Hein's creation of the planet all the way to Ultimecia's apocalyptic future. Normally, these crystals are used to safeguard the proper flow of events, but in the wrong hands, they could cause total chaos, leading to what we call alternate destiny. For convenience, let's call Virginia's people the Chrononauts. One of them had entered the Seed world before Virginia, carrying a spear that concealed crystals designed to hide his true identity and create a persona resembling any ordinary mortal boy. But this Chrononaut, who was supposed to remain on the planet only for a short time, was tracked down by Ultimecia in Adia's body, ambushed and killed. The other Chrononauts took his body back home, but the spear and crystals were never found. The Chrononaut we now call Virginia, her real name remains unknown, but that's not important, volunteered to retrieve the spear. Her mission, only to recover the spear, not to avenge her fallen comrade, because defeating the sorceress is the Seed's duty. However, fearing that Ultimecia might already possess the weapon, Virginia joined the Seeds, creating her own role in the story, like in a role-playing game. To be convincing, she didn't just invent a character, she implanted her backstory into the minds of those she met, making it seem as if she had always been part of their lives. For example, the students at Galbadia Garden, including Irvine, believed she had always been one of them. By manipulating human minds, Virginia managed to transfer to Balam, stay close to the Seeds, and travel with them, always keeping her primary mission of finding the spear. But along the way, she began bonding with her companions and drawing closer to Squall. Virginia explains that in her world, emotions like love don't exist, so she herself was unprepared for the bonds forming around her. At times, she appeared unpredictable and even fascinating to Squall, while at others, she encouraged him to move closer to Rinoa, because she must preserve destiny and cannot change the story. So let's sum it up. Do you know someone else who exists in another dimension, but enters Final Fantasy VIII's story, travels alongside the characters, influences their choices, whispers into their minds, grows fond of them, guides them to optional places outside the main plot, maybe even develops a crush on one of them, gives Squall a second chance if he fails to save Rinoa in space, and above all, has the mission of preserving their destiny? That's right. That someone is you. I'll bring back a comment from Season 3. Whatever Virginia's intentions and true nature may be, she is definitely a player. Exactly. Virginia symbolizes the player of Final Fantasy VIII. She's a character dedicated to you, those who loved this game as I did, those who followed me for months and years, some of you even for 15 years. The emotions Virginia feels are the same ones we feel, nostalgic fans who, even 26 years later, still wish we could be part of that world. How did this idea come about? In a way, it's a tribute to the never-ending story, where a boy reads a fantasy book and immerses himself so deeply that at first he mentally interacts with the story's characters,
who sense his thoughts and later literally enters the book as a character himself. Why did I choose a female character? Because if I had chosen a male one, I risked making a character too similar to myself. Instead, I wanted her to stand equally apart from both me and you, the audience. Naturally, I wanted her to be ambiguous, mysterious, fascinating, arrogant, and close enough to Squall to make you both dislike her a little and wonder about a possible romantic subplot that never actually existed. And of course I knew many of you would associate her with Ultimecia, so I played into that. But now that the secret is out, you are finally free to imagine Virginia as one of you, not only in the remaining episodes, but also when rewatching the earlier ones. She herself states that once her mission ends, she will have to erase every trace of what she revealed from the other characters' minds. Their journey together is about to end, and Virginia confirms that Quistis and the others will forget they ever even met her. This way, the natural flow of events will be restored. And doesn't that reflect what happens when we finish a game? We return to our own world, while the characters move on without us. They forget. But we don't. The emotions stay with us. And Virginia won't forget either. And if you ever want to start the game again, you can. And it will feel like meeting everyone for the first time, beginning a brand new never-ending story. But our story of alternate destiny is not over yet. Our heroes now face an additional challenge. With the crystals Ultimecia obtained, it's as if Final Fantasy VIII has turned into a two-player game, one against the other. One player fights for good, Virginia, and one fights for evil, Ultimecia herself. Each side has its pieces on the board, like a game of chess. And while Virginia can rely on Adia, Zell, Quistis, Irvine, and Selphie, Ultimecia currently has her servants. She has Rinoa, and probably even Squall. How will it all end? We'll find out together in the final episodes. Thank you truly for supporting this project. We've made it this far because of each and every one of you. If you have any thoughts or questions about this character, write everything down in the comments. Let me know if you enjoyed this tribute I made for you, or if you would have preferred Virginia to be a villain. Don't forget to leave a like on the video, and maybe drop some hype as well. Stick around, the best is yet to come. See you soon, take care, and a big hug. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dedicato alla serie Alternate Destiny. Siamo giunti agli ultimi episodi, stiamo per salutare, non mi sembra vero, questo lungo progetto e dopo tanti misteri, dopo tanta attesa da parte vostra, tiriamo finalmente un po' di somme. E avevo proprio bisogno di questo video per spiegare un po' questo personaggio di Virginia Eurys, il suo contesto, il suo perché. Ripartiamo dal momento chiave dell'ultima puntata. La squadra dei Sid si scopre vulnerabile, non solo perché si avvia verso un'epoca di cui non conosce le insidie, ma perché è sprovvista di due elementi fondamentali, Squall e Rinoa. Arrivati alla casa di Edea, che è il luogo simbolo della loro amicizia, dove tutto è cominciato, incontrano Virginia che dice di volerli guidare sulla giusta strada verso il futuro. In quel momento, Zell, Irvine, Selphie e Quistis rivelano di non fidarsi più della ragazza, specie dopo aver visto Artemisia, nel corpo di Rinoa, maneggiare un'arma molto simile a quella di Virginia. Quindi, così come aveva fatto Squall nel finale di stagione 3, anche il resto della squadra arriva a pensare che Virginia non sia chi sostiene di essere, ovvero una semplice sedicenne talentuosa cresciuta al Garden di Galbadia. La giovane dai capelli rossi decide finalmente di dirci tutta la verità e, clamorosamente, Virginia non è Artemisia. Invece scopriamo che delle due voci fuori campo, in una foresta che si trova in una differente dimensione, la voce meno saggia delle due, quella sulla sinistra, è sempre stata la voce di Virginia. La ragazza rivela che le gemme della sua arma sono in realtà cristalli magici, in grado di condizionare gli eventi della storia dei Sid.
o meglio il destino come lo conosciamo, che agisce sovrano dalla creazione dell'umanità per mano di Ein fino allo scenario apocalittico del futuro di Artemisia. Normalmente i cristalli vengono usati per proteggere il susseguirsi degli eventi, ma se finiscono nelle mani sbagliate potrebbero provocare il disordine totale, portando a quello che chiamiamo alternate destiny. Per comodità chiameremo la popolazione di Virginia i Crononauti. Uno di loro è arrivato nel mondo dei Sid prima di Virginia, portando con sé una lancia con all'interno dei cristalli che dovevano nascondere la sua vera identità e creare un personaggio che assomigliasse a un ragazzo mortale qualsiasi. Questo ragazzo crononauta, che sostanzialmente doveva trattenersi sul pianeta per un tempo breve, viene pedinato dalla strega Artemisia, nel corpo di Idea, colpito di sorpresa e ucciso. Gli altri crononauti riportano a casa il suo corpo, ma non trovano la lancia e i cristalli. La crononauta, che noi chiameremo Virginia, di cui non conosciamo il vero nome, ma non è importante, si offre per recuperare la lancia. Attenzione, solo per recuperare la lancia, non per vendicare il crononauta precedente, perché sconfiggere la strega spetta solamente ai Sid. Ma temendo che la strega potrebbe essersi già impossessata della lancia, Virginia si unisce ai Sid come una di loro, creando di fatto il proprio personaggio nella storia, come in un gioco di ruolo. Per farlo in modo convincente, però, non solo crea questo personaggio, ma inserisce la sua storia nelle menti delle persone che incontra, come se avesse sempre fatto parte della loro vita. Per esempio, gli studenti del Garden di Galbadia, VIII incluso, la credono una di loro da sempre. Potendo manipolare le menti degli umani, Virginia fa tutto ciò che serve per trasferirsi a Balamb, restare al fianco dei Sid e viaggiare con loro, sempre con la missione primaria di cercare la lancia praticamente ovunque, ma nel frattempo inizia anche ad affezionarsi ai suoi compagni di viaggio e ad avvicinarsi a Squall. Virginia dice che nel suo mondo non esistono sentimenti come l'amore, per cui si ritrova anche lei impreparata ai legami che si stanno creando. Se in alcuni momenti l'abbiamo vista rendersi imprevedibile e quasi affascinante agli occhi di Squall, in altri momenti l'abbiamo vista incoraggiare Squall ad avvicinarsi a Rinoa, perché lei deve preservare il destino e non può cambiare la storia. Tirando le somme, conoscete qualcun altro che vive in un'altra dimensione ma che entra nella storia di Final Fantasy VIII, viaggia al fianco dei personaggi, influisce su alcune loro scelte, come se sussurrasse nelle loro teste, si affeziona a questi personaggi, li guida nei luoghi opzionali non consigliati dalla trama principale, si prende magari anche una cotta per qualcuno di loro, dà a Squall una seconda occasione se non arriva a salvare Rinoa nello spazio, e ha prima di tutto la missione di preservare il loro destino? Ebbene sì, questo qualcun altro siete voi. Siamo noi. Riprendo un commento della stagione 3. Qualunque sia la natura e il vero obiettivo di Virginia, di sicuro è una brava giocatrice. Esatto, il personaggio di Virginia simbolizza il giocatore di Final Fantasy VIII. È un personaggio dedicato a voi che avete amato questo titolo come me, che mi avete seguito in questi mesi, anni, qualcuno addirittura da 15 anni. Le emozioni che prova Virginia sono le stesse che proviamo noi, nostalgici, che ancora, 26 anni dopo, vorremmo essere parte di quel mondo. Come è nata questa idea? In un certo senso è una citazione della Storia Infinita, in cui abbiamo un ragazzo che legge un libro fantasy e ci si immerge al punto da interagire prima mentalmente con i personaggi della storia, che sentono i suoi pensieri, le sue emozioni, e poi entra letteralmente dentro al libro come se fosse anche lui un personaggio. Perché ho scelto un personaggio femminile? Perché se avessi scelto un ragazzo avrei rischiato di fare un personaggio troppo simile a me, e invece io lo volevo che fosse equidistante tanto da me quanto da voi che mi seguite. Ho voluto che fosse un personaggio ambiguo, misterioso, affascinante, presuntuoso e che si avvicinasse a Squall apposta per farsi un po' anche odiare o per far intendere una possibile storia romantica alternativa che poi di fatto non c'è mai stata. E chiaramente sapevo che molti di voi l'avrebbero associata ad Artemisia, per cui ho giocato un po' su questo aspetto. Ma adesso che il segreto è stato svelato, siete finalmente liberi di immaginare Virginia come una di voi per i pochi episodi che rimangono, ma anche per quelli vecchi quando andrete a riguardarli. Lei stessa dice che a missione conclusa dovrà ovviamente rimuovere i ricordi di tutto ciò che ha raccontato dalla mente degli altri personaggi. Il loro viaggio insieme sta per terminare e Virginia conferma che Quistis e gli altri dimenticheranno persino di averla mai incontrata.
In questo modo il corso naturale degli eventi sarà ristabilito. Questo rispecchia il fatto che quando il giocatore finisce il gioco, torna nel proprio mondo e i personaggi della storia proseguono senza aver più bisogno di lui. I personaggi dimenticheranno, ma il giocatore non dimentica l'esperienza emotiva che questo viaggio gli ha donato e nemmeno Virginia lo dimenticherà. E se in futuro il giocatore vuole ricominciare il gioco con una nuova run, sarà libero di farlo come se incontrasse i personaggi per la prima volta. E così la sua relazione con i personaggi può diventare una storia infinita. Ma la nostra storia di Alternate Destiny invece non è ancora finita. I nostri eroi devono far fronte a una difficoltà supplementare. Con i cristalli ottenuti da Artemisia è come se Final Fantasy VIII fosse diventato un gioco per due giocatori. Uno che gioca dalla parte del bene, Virginia, e uno che gioca dalla parte del male, Artemisia stessa. Ogni giocatore ha in campo le sue pedine, come in una partita a scacchi. E se Virginia può contare su Edea, Zell, Quistis, Irvine e Selfie, Artemisia al momento ha i suoi servi, Arinoa e probabilmente anche Squall. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere gli ultimi episodi. Se avete altre curiosità da chiedere riguardo al personaggio, qualsiasi opinione volete condividere, scrivete nei commenti, fatemi sapere se questo tributo, questa dedica è stata apprezzata oppure se avreste preferito Virginia come un villain. Grazie davvero a tutti per sostenere il progetto. Se siamo arrivati fin qui è perché ciascuno di voi è stato fondamentale. Ci vediamo presto su questo canale, buon proseguimento e un abbraccio.